Buongiorno ragazzi, salve a tutti. Sono usciti i gironi di Champions League e come sempre dobbiamo divertirci insieme a vedere chi arriverà agli ottavi di questa Champions passando i gruppi. Vediamolo insieme e prima di andare a vedere i gironi vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti, il canale cresce e siamo tutti più contenti. Andiamo direttamente nei gironi e vediamo il mio pronostico e fatemi sapere anche il vostro nei commenti perché la mia è una semplice opinione ed è bello condividerla con voi, soprattutto se abbiamo pareri discordanti. Quindi scatenatevi nei commenti. Gruppo A: Ajax, Liverpool, Napoli e Rangers Glasgow. Un gruppo molto equilibrato perché dalla quarta urna è uscita anche una delle più difficili da affrontare, che sono i Rangers in Scozia, comunque finalisti di Europa League. È una squadra dura da affrontare. Io ho visto anche PSV Ranger, la doppia sfida per le qualificazioni. Comunque è una squadra bella tosta come quarta fascia. Sulla carta la qualificazione se la giocano, il Liverpool dovrebbe qualificarsi a mani basse e si giocano il secondo posto Ajax e Napoli. Quindi molto probabilmente la vincerà chi farà più punti contro la squadra di quarta fascia, ovvero i Rangers Glasgow. Comunque è tutto da vedere e io dico che nel gruppo A passeranno il turno Liverpool e Napoli. Gruppo B: Porto, Atletico Madrid, Bayern Leverkusen e Club Brugge. Il Club Brugge ovviamente sulla carta è la meno forte, però difficili le trasferte in Germania con il Bayern e il Porto. Le squadre portoghesi per me sono sempre strane da affrontare perché non lo si sa mai a che cosa si va incontro. Però l'Atletico Madrid ovviamente, pur essendo di seconda fascia, secondo me è la prima del girone. Credo sempre nella filosofia tedesca nell'affrontare competizioni internazionali. Sono sempre pronti, che sia un mondiale, che sia un europeo, che siano coppe come la Champions, l'Europa League o la Conference. Quindi Atletico Madrid e Bayer Leverkusen agli ottavi. Ecco un gruppo tostissimo per un'italiana. Il gruppo C che include l'Inter. L'Inter ha beccato Bayern Monaco, Barcellona, la stessa Inter e Victoria Pilsen. Presa di quarta fascia, una delle più scarse, però c'è sempre da vedere e da andarli ad affrontare. Quindi mai dire mai, anche se il Victoria Pilsen sulla carta è veramente abbordabile. Però ci stanno due scoglie enormi da sorpassare che sono il Bayern Monaco e il Barcellona. Il Barcellona, a differenza del Bayern, ancora sta trovando l'amalgama quest'anno, però gioca comunque un gran calcio. Non è il Barcellona che ricordiamo con Messi, Xavi e Iniesta, non lo è già da un bel po' di tempo, però è sempre una squadra ostica, quindi l'Inter avrà veramente vita non facile in questo girone. Se mi devo spingere verso una qualificazione agli ottavi, devo dire Bayern Monaco e Barcellona. Però sarei contentissimo se l'Inter riuscisse nell'impresa. Quindi difficile questo gruppo. Bayern Monaco, Barcellona agli ottavi. Gruppo D. Il gruppo secondo me con meno certezze. Eintracht Francoforte, Tottenham, Sporting Lisbona e Marsiglia. Secondo me la squadra che dovrebbe passare il turno matematico con più facilità è proprio il Tottenham, pur essendo di seconda fascia, e metto sullo stesso piano Eintracht, Marsiglia e Sporting Lisbona. Lo Sporting, che è una portoghese, per me sono sempre incognite da andare a affrontare perché sembra che il Portogallo comunque non ti dia punti di riferimento, le squadre portoghesi, però lo Sporting è sempre una squadra di terza fascia. Però per me Eintracht, Sporting e Marsiglia sono sullo stesso piano. Quindi difficile beccare la seconda del passaggio del turno. Per me passano Tottenham, è una tra le tre. Ricorrendo alla filosofia tedesca dovrei dire Eintracht Francoforte, ma secondo me Tottenham, Sporting Lisbona.
Gruppo E, il gruppo del Milan. Milan, Chelsea, Salzburg e Dinamo Zagabria. Alla fine dei sorteggi, ovviamente tutte le testate giornalistiche, come giusto che sia, hanno detto che il Milan è stata la squadra che è andata meglio nei sorteggi. Però c'è il Chelsea, c'è il Salzburg che comunque ha sempre giocato ed è sempre stato in Europa negli ultimi anni, comunque ha sempre rotto le scatole e uova nel paniere a chi ha dovuto andare a giocare. Quindi tanto facile nemmeno è, però a mani basse questo gruppo dovrei dire Milan e Chelsea agli ottavi, con il Salzburg la mina vacante, ma penso che il Milan riesca a passare insieme al Chelsea al 90%. Gruppo F, Real Madrid, Lipsia, Shakhtar e Celtic. Stesso discorso per il gruppo del Napoli, squadra scozzese, difficile da andare a affrontare sia in Scozia che quando si presentano fuori casa. Il Lipsia gioca un bel calcio, anche se le prime uscite in Bundesliga comunque non sono state delle migliori e non è il Lipsia di qualche anno fa, dell'anno scorso, 2 anni fa. Quindi il Real Madrid per me ha preso un gruppo abbordabile, quindi passa il Real Madrid e se la giocano Lipsia e Shakhtar, il passaggio molto probabilmente. Quindi dico Real Madrid Lipsia agli ottavi. Il gruppo G del Manchester City, Siviglia, Borussia Dortmund e Copenaghen. Il Copenaghen è l'outsider del gruppo ed è anche una tra le meno forti della quarta fascia. Sembra facile questo gruppo, però le insidie tra Siviglia e Borussia Dortmund sono tantissime. Quindi il Manchester City dovrà stare molto attento, soprattutto fuori casa, anche se sappiamo che la squadra di Guardiola gioca un gran calcio, sono nettamente superiori, finaliste negli ultimi anni, sempre tra le prime 4, però il Borussia in Germania e il Siviglia da andare a affrontare non sono passeggiate. Sono due squadre che giocano comunque un gran calcio, quindi bisogna studiarsi la qualificazione. Dico Manchester City e una tra Siviglia e Borussia. Manchester City Borussia agli ottavi. Gruppo H con Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica e Maccabi Haifa. Il Maccabi Haifa non dovrebbe essere un problema, anche se questo gruppo per difficoltà è quasi pari a quello dell'Inter. L'Inter avrà un big match in più perché ha preso Bayern Monaco e Barcellona, però non dobbiamo sottovalutare il Benfica. Ha sempre giocato bene e comunque sono sempre squadre che hanno calcato terreni europei, quindi niente detto e niente già scritto. L'outsider Maccabi Haifa, ahimè, è veramente un paio di spanne sotto alle grandi squadre e alle squadre di media classifica, quindi dura per il Maccabi anche arrivare terzo, credo che arrivi quarto nel girone così come la sua quarta fascia, però si giocano il secondo posto per la qualificazione Juventus e Benfica, visto che credo che quest'anno il Paris Saint-Germain ha trovato anche la quadra tra l'attacco Messi, Neymar e Mbappé, comunque è tantissima roba. Sicuramente hanno vinto l'ultima partita 7-1 in Francia e dici ok, il campionato francese, però li ho visti giocare e non è lo stesso Paris Saint-Germain. Messi ha trovato la quadratura in mezzo al campo e stanno cominciando a macinare gioco e gol a valanga. Quindi nel gruppo H per me passano Paris Saint-Germain e Juventus, con l'attenzione al Benfica che può rompere le uova nel paniere. Saranno queste le squadre che passeranno agli ottavi? Speriamo di sì. Può darsi che io abbia sbagliato qualche outsider o qualche sorpresa, che ci sarà sicuramente una sorpresa in questi raggruppamenti Champions. Questa è la mia opinione, fatemi sapere la vostra nei commenti ragazzi e restate sintonizzati, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!